Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto nella finale del Grande Fratello 2025 che è stata vinta da Anita Mazzotta. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei contenuti relativi al mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo e non solo, di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like a questo video. Concentrandoci adesso quindi su quanto accaduto nella finale, come dicevo, Anita Mazzotta ha portato a casa la vittoria, nulla di sorprendente perché se vi ricordate comunque io nel video che ho fatto una decina di giorni fa, quindi subito dopo la semifinale, tra i 6 concorrenti rimasti in gara, avevo detto che dal mio punto di vista la favorita assoluta era Anita insieme a Jonas, la vedevo leggermente favorita ovviamente rispetto a Jonas, ma comunque la coppia dei Jonita l'avrebbe fatta da padrone e così è stata. È un dato di fatto molto evidente per quanto mi riguarda, perché chiaramente Jonas nel televoto settimanale è riuscito a battere Homer, mentre Anita alla fine ha fatto una rimonta importante contro Giulia, perché vedendo le percentuali che scorrevano nel sottopancia proprio al termine della puntata, è emerso che Giulia aveva un 10% buono di vantaggio nei confronti di Anita dal triello in cui era presente anche Jonas, e mi sembra che questi dati sottolineino molto l'importanza della coppia, cioè i voti dei Jonita o comunque dei vari fandom, perché quest'anno mi sembra che ce ne sia più di uno relativo appunto a questa coppia, si sono un po' separati per le due strade, un po' da parte di Jonas, un po' da parte di Anita, ed Anita infatti era dietro nelle percentuali. Nonostante però questo gap del 10%, perché quindi partiva sfavorita Anita sotto quel punto di vista in quella percentuale, lei è riuscita a recuperarla in un televoto 1 contro 1, quindi con uno scarto minimo, uno scarto minimo. Infatti io pensavo che lì potesse anche spuntarla Giulia, visto che praticamente Anita e Jonas sono arrivati nel triello finale entrambi. Anita già c'era di diritto in quella semifinale bis oscena di lunedì, oscena per un motivo, perché comunque di fatto ci sono state altre sorprese che sarebbero state previste per la finale, immagino. Poi è stato tutto cambiato in corso d'opera giovedì, venerdì della scorsa settimana per spostarla ed evitare il confronto con Sandokan. Mi sembra abbastanza palese in termini di ascolti, anche se credo che anche questa finale non farà, nel momento in cui vi parlo, gli ascolti ancora non sono usciti e quindi credo che non farà faville come tutta l'edizione. Comunque, l'unica possibilità per un altro concorrente, che fosse Giulia o eventualmente anche Omero, Grazia, era arrivare al triello finale con entrambi i Jonita, in modo tale poi, perché immaginavo che come è successo anche negli anni precedenti, le percentuali dei due televoti, quindi del triello e del duello finale, si sarebbero sommati, in modo tale da separare i voti della coppia e sperare appunto di spuntarla. Giulia non c'è riuscita, perché Anita ce l'ha fatta di pochissimo, eh. Ho visto le percentuali, uscite anche quelle subito dopo la proclamazione della vittoria, era uno scarto davvero minimo, era 50-49, ma proprio di pochissimo mi sembra, di pochi punti percentuali. Quindi Giulia non ce l'ha fatta per poco, ma bisogna dire che Anita nell'uno contro uno era più forte il fandom dei Jonita e l'abbiamo visto, abbiamo avuto una dimostrazione. Purtroppo anche in questo caso per Giulia si dimostra ancora una volta la teoria che il primo finalista la maggior parte delle volte, 90% credo, forse anche una percentuale più alta, non porta a casa la vittoria. Ovviamente è un caso, non è che sia una legge scritta, però fondamentalmente io, per chi poi in futuro farà il Grande Fratello, quasi quasi spererei di non essere il primo finalista, ma magari di raggiungerla dopo, semplicemente per una questione statistica, anche se prima o poi comunque credo che questa statistica poi verrà interrotta per la legge dei grandi numeri e quindi ci sarà anche qualcuno che da primo finalista poi diventerà anche il vincitore dell'edizione. Fatto sta che io avevo pochi dubbi sulla vittoria d'Anita, l'unico dubbio, come già detto, era il fatto che fosse inserita in quel triello anche con Jonas, e alla fine ad essere penalizzato è stato Jonas, tra l'altro una percentuale neanche troppo diversa tra i due, e questo dimostra proprio che, secondo me, è stata proprio una divisione di voti da parte del fandom, perché Jonas era a 28 e qualcosa, Anita a 30, quindi fondamentalmente c'era poco da fare contro quei due, e uno dei due era palese che avrebbe portato a casa la vittoria. Molto più difficile invece che entrambi spegnessero le luci. Con la semifinale bis di lunedì probabilmente io avrei avuto anche il quadro più chiaro proprio per quanto riguarda tutta la costruzione del podio, perché lì io ho già preannunciato che Domenico sarebbe uscito e che sarebbe stato Homer il quinto finalista, per quello che avevo visto fino a quel momento, e poi è andata così, nonostante lo scarto di punti percentuali non sia stato così elevato, devo dire la verità.
però alla fine l'ha spuntata Homer e nel testa a testa invece tra Homer e Jonas anche pensavo che fosse favorito Jonas, l'ho detto in tempi non sospetti comunque nel video subito dopo la semifinale e infatti Jonas l'ha spuntata, da lì chiaramente si andava a delineare tutta una costruzione già da quando Jonas ha scelto Homer, ovvero Jonas contro Homer, probabile vittoria di Jonas e così è stato, anche in questo caso comunque un bel testa a testa, molto tirato. E poi Giulia contro Grazia, uno scontro in cui Giulia era chiaramente favorita rispetto a Grazia e di fatto è andata a giocarsi la vittoria fino al triello finale, anzi addirittura fino al duello finale e quindi a quel punto il tutto si sarebbe ricondotto sempre al discorso che avevo fatto anche nell'anteprima di qualche giorno fa, ovvero che uno tra Jonas e Anita avrebbe portato a casa la vittoria, di mezzo c'era Giulia che avrebbe potuto comunque spodestarla e non ci è mancato tanto, però non ci è riuscita. Anita sicuramente ha portato a casa una vittoria figlia sia della coppia che è nata all'interno della casa del Grande Fratello, ma anche di quanto accaduto fuori, che chiaramente va a sensibilizzare un po' le persone, perché comunque è accaduta in quel momento. Poi ovviamente ognuno ha la propria storia e ognuno ha vissuto dei lutti e quant'altro, per carità, su questo non ci sono dubbi e ho adottato il massimo rispetto per la situazione, però se parliamo semplicemente di gioco, credo che Jonas sia stato più protagonista rispetto ad Anita per quanto riguarda il contesto tra la lite con Homer, questo duello accesissimo con Homer. Anche lo stesso Homer è stato forse più protagonista di Anita sotto questo punto di vista. Giulia invece devo dire che ha avuto un risultato clamoroso, perché Giulia da sola è riuscita a tenere testa ad un fandom molto potente e per questo motivo io credo che forse in un uno contro uno senza la coppia Giulia avrebbe potuto anche vincere il Grande Fratello se non ci fosse stata la coppia di Gionita. Insomma, poi ovviamente le coppie fanno parte del gioco, le coppie fanno parte del Grande Fratello e l'abbiamo visto anche in passato e non è detto poi che ti portino alla vittoria e lo sappiamo bene perché ci sono state tante coppie che sono nate all'interno di quel contesto e non è che uno dei due membri della coppia abbia portato a casa la vittoria sempre e comunque, anzi, la maggior parte dei casi neanche si è verificato questo. Una cosa che mi fa pensare, che mi fa riflettere, è una riflessione che invito a fare anche a chi ha seguito il programma, è come sarebbero andate le cose se il programma fosse durato 6 mesi, come è stato anche negli ultimi anni praticamente, perché a 6 mesi le cose cambiano molto e possono esserci dei cambiamenti di gerarchia molto importanti. Io faccio un esempio su tutti, Soleil nel suo Grande Fratello, se l'edizione fosse terminata a dicembre, prima di Natale, comunque nei primi 3 mesi, probabilmente non so se avrebbe portato a casa la vittoria, ma in finale ci sarebbe arrivata certamente. Invece Soleil è uscita prematuramente e non è riuscita neanche ad assicurarsi un posto in finale. Ha vinto Jessica Selassie quell'edizione, ricordiamocelo, un'edizione in cui lei fino a un certo punto era molto anonima, anzi era quella tra le tre sorelle che si era vista meno nell'edizione. Per questo dico che anche la durata incide molto sul programma e sui risultati del programma, possono cambiare tantissimo le gerarchie nell'arco di 6 mesi piuttosto che di 3 mesi. E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare poi è che oltre a cambiare le gerarchie cambiano anche i rapporti all'interno della casa, possono cambiare diverse cose. Quante coppie negli ultimi anni abbiamo visto in crisi all'interno del Grande Fratello? Qui invece, paradossalmente, quella che è uscita separata, anche se adesso è tornata insieme, è quella di Rashmer, che è una delle poche, penso che sia uscite proprio separate da quel contesto. Perché di solito è difficile che si esca separati, magari ci si lascia fuori, i rapporti cambiano molto. Per questo dico, a distanza di 6 mesi, Anita sarebbe lo stesso riuscita a portare a casa la vittoria, oppure sarebbe cambiato qualcosa, la coppia di Gionita sarebbe andata a gonfie vele lo stesso, nonostante comunque abbiano avuto anche loro degli alti e bassi in questi mesi di Grande Fratello, oppure avrebbe avuto un'evoluzione diversa. È tutto molto molto particolare, ovviamente sono domande a cui non avremo risposte, è semplicemente uno spunto di riflessione per pensare ai diversi scenari che sarebbero potuti nascere con una durata diversa. Poi ovviamente è un discorso campato per aria perché il Grande Fratello si è concluso con la vittoria di Anita e il discorso lascia un po' il tempo che trova. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.